Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. La giornata era iniziata come tutte le altre nella nostra tranquilla casa in Texas. Avevamo da poco festeggiato il nostro 10° anniversario di matrimonio, un'occasione contraddistinta da calore e una familiare rassicurazione. Eppure, non avevo idea che la tranquillità del nostro legame, lungo un decennio, stava per essere scossa da una proposta sconcertante. Mia moglie, solitamente così equilibrata e premurosa, fece cadere una bomba durante la cena. La casualità del suo tono era in netto contrasto con il peso delle sue parole. Ho pensato, che ne dici se proviamo una relazione aperta? Sono quasi soffocato con la mia pasta. Quella frase suonava aliena alle mie orecchie. Una relazione aperta? Il concetto era nuovo per me. I fili della monogamia erano sempre stati profondamente intessuti nel tessuto della nostra relazione. Come poteva anche solo suggerire una cosa del genere? Ha cercato di spiegare, descrivendola come un modo per esplorare e aggiungere un po' di scintilla alla nostra vita amorosa, ma tutto ciò che riuscivo a sentire era un eco inquietante, che forse non ero sufficiente. La mia risposta è stata risoluta, esprimendo chiaramente che l'idea di condividerla, la donna con cui avevo promesso di passare la mia vita, era inconcepibile per me. Lei sembrava sorpresa dalla mia ferma risposta, ma la conversazione finì lì, lasciando nell'aria un silenzio imbarazzante. Quella notte mi ritrovai a fissare il soffitto, combattendo con il turbine di emozioni e pensieri scatenati dalla sua proposta inaspettata. Il sonno sembrava un estraneo elusivo, mentre mi avventuravo in un regno di incertezza. La nostra relazione, un tempo inattaccabile, ora si trovava sull'orlo di un drammatico cambiamento. Nei giorni seguenti, la sua scioccante proposta, avevo sperato che le cose tornassero alla nostra versione di normalità. Ma la familiare comodità che una volta caratterizzava la nostra relazione fu sostituita da una tensione palpabile, come una pesante coperta che nessuno dei due riusciva a scrollarsi di dosso. La sua proposta sembrava aver aperto il vaso di Pandora e i disaccordi divennero più frequenti. Mi sentivo come se fossimo due politici impegnati in uno stallo diplomatico, ciascuno cercando di negoziare una tregua, ma nessuno disposto a compromettere la propria posizione. Continuò a sostenere l'idea della relazione aperta, sollevando l'argomento a intervalli casuali, ogni volta allontanandoci ulteriormente. Il mio rifiuto era diventato un ritornello, una linea familiare in uno script ricorrente, uno che sembrava aggiungere un nuovo strato di risentimento ogni volta. La nostra casa, un tempo luogo di amore e risate condivise, si trasformò in un campo di battaglia, le pareti echeggiavano di scambi accesi e silenzi gelidi. Il suo sguardo, un tempo amorevole, ora era pieno di una determinazione fredda e di una durezza che non avevo mai visto prima. Il simpatico battibecco, che era una volta il nostro rituale, era stato sostituito con un evitamento deliberato e comunicazioni terse. Mi mancava la donna che avevo sposato, quella che apprezzava il nostro legame e teneva caro il nostro esclusivo. Era come se fosse scomparsa, sostituita da questa estranea con desideri che minacciavano di rovesciare la nostra vita insieme. Ogni notte era una lotta. Ci allontanavamo non solo emotivamente, ma anche fisicamente, iniziando a dormire in stanze separate. Era un accordo non detto, un simbolo chiaro della distanza che si era creata tra noi. Il peso della nostra relazione in frantumi divenne una compagna costante, ombreggiando ogni mio momento di veglia. Mi mancava l'armonia che avevamo e ogni giorno speravo che trovassimo la nostra strada di ritorno. Ma man mano che i giorni si trasformavano in settimane, lo spettro di una relazione aperta aleggiava su di noi, allontanandoci sempre di più. Mentre il divario si allargava, non potevo scrollarmi di dosso questa sensazione di disagio che qualcosa non andasse per il verso giusto. Il comportamento di mia moglie, una volta così aperto e prevedibile, era diventato segreto ed elusivo. C'era un cambiamento nel suo schema, un'alterazione che sembrava più sinistra della sua mera difesa per una relazione aperta.
Il suono della sua risata riempiva meno la casa, sostituito da un silenzio raggelante che sembrava avvolgere la nostra casa. I messaggi affettuosi, le telefonate amorose, tutto era giunto a una brusca fine, aggiungendo alle mie crescenti preoccupazioni. Stava diventando una estranea nella nostra stessa casa, una metamorfosi che mi lasciava disorientato. Di fronte alla dura realtà della nostra relazione in deterioramento, sentivo il bisogno di salvaguardare il mio futuro. In risposta, ho riorganizzato completamente la mia struttura finanziaria. Qualsiasi conto avessimo insieme, l'ho rimossa da essi. Sembrava un tradimento, un passo duro contro la donna con cui avevo promesso di condividere la mia vita, ma il mio istinto mi diceva che era necessario. Le sue serate tarde allo studio d'arte diventarono più frequenti e il suo disprezzo per i nostri rituali condivisi alimentava i miei sospetti. La persona che avevo fidato ciecamente per un decennio era ora sotto il mio scrupoloso esame. Il suo comportamento non sembrava più come una mera difesa per una relazione aperta, ma il presagio di una tempesta molto più grande all'orizzonte. Man mano che le settimane si trasformavano in un mese, la nostra casa divenne un campo di battaglia di sguardi gelidi e silenzi imbarazzanti. Nel bel mezzo di questo tumulto, la mia intuizione continuava a spingermi, sussurrandomi che c'era di più nel comportamento strano di mia moglie di quanto apparisse. Ero di fronte a una dura realtà. Dovevo arrivare in fondo alla questione. Le sue visite serali allo studio d'arte erano diventate più frequenti e il mio istinto continuava a segnalare che le cose non andavano per il verso giusto. Fu allora che decisi di fare qualcosa che non avrei mai pensato di ricorrere: invadere la sua privacy. Mentre era fuori per una delle sue serate d'arte, trovai il suo quaderno di schizzi lasciato con noncuranza sul tavolino del salotto. Sembrava sbagliato, quasi come un tradimento, ma il mio sospetto ebbe la meglio su di me. Mentre sfogliavo le pagine, mi aspettavo di vedere schizzi, opere d'arte o anche solo appunti sul suo lavoro, ma invece trovai il nulla. Nessun disegno, nessun appunto, solo pagine bianche. Mi colpì come strano: un artista senza schizzi era come uno scrittore senza bozze, un chiaro segnale che qualcosa in quello non quadrava. Questa scoperta, unita ai suoi improvvisi cambiamenti comportamentali, confermò i miei peggiori timori. Lo studio d'arte era solo una copertura? Mi aveva mentito tutto il tempo? La mia mente era invasa da domande. Il mio cuore batteva forte per la paura dell'ignoto. Man mano che i giorni si trasformavano in settimane, le sue assenze diventavano più lunghe e il suo comportamento più freddo. Eravamo come due estranei che vivono sotto lo stesso tetto, ognuno intento a seguire la propria vita, disconnessi l'uno dall'altro. Fu all'incirca in questo periodo che smise di informarmi sui suoi viaggi per mostre d'arte in altre città. Le sue partenze non annunciate e i ritorni notturni tardivi iniziarono a dipingere un quadro che non volevo vedere. La donna di cui mi fidavo da 10 anni era ora un'estranea per me. La situazione stava sfuggendo di mano ed era ora che prendessi in mano la situazione. Mentre la scoperta che mi attendeva avrebbe cambiato le nostre vite per sempre, ero in mezzo a una normale giornata lavorativa quando suonò il mio telefono. Il suo nome lampeggiò sullo schermo, una vista che una volta mi aveva riempito di calore, ora mi riempiva di terrore. Risposi alla chiamata aspettandomi che mi parlasse di un'altra mostra d'arte, ma invece mi colpì con la bomba. Voleva separarsi. Il mondo intorno a me si congelò e l'ufficio affollato sembrò stranamente silenzioso. Mi sentii distaccato, come se stessi osservando la scena da lontano. Avevo previsto questo, ma sentirlo da lei lo rese dolorosamente reale. Risposi con un accordo vuoto, dichiarando: «Va bene, separiamoci», ma senza chiarire che non lascerò la casa. «Se vuoi separarti, ti consiglio di andartene». Fui stupito quando lei accettò prontamente, indicando che aveva già fatto i suoi arrangiamenti. La mia mente era in tumulto. Le mie emozioni erano un tornado, shock, rabbia, tradimento, tutti mi travolgevano, eppure riuscii a mantenere la compostezza, senza darle la soddisfazione di vedermi crollare. Nei giorni successivi iniziò a spostare le sue cose. La guardavo mentre impacchettava i suoi vestiti, i suoi materiali d'arte e i suoi effetti personali, chiedendomi come avessimo raggiunto questo punto.
Era surreale vederla lasciare la nostra casa, il posto che avevamo costruito insieme. Nonostante il tumulto, c'era un senso di sollievo. Questa era l'opportunità di cui avevo bisogno per arrivare in fondo al suo comportamento sospetto. Questo era solo l'inizio di una rivelazione che mi avrebbe scioccato fino al midollo. Con la sua assenza dalla casa, avevo lo spazio per pensare, per pianificare la mia prossima mossa. La prima cosa che decisi fu di cercare un consiglio legale. Nonostante vivessi in Texas da un decennio, ero ignaro delle leggi sul divorzio e avevo bisogno di qualcuno che mi guidasse attraverso il processo. Entrando nello studio dell'avvocato, sentii un senso di determinazione cupa. Esposi la mia storia, dagli anni inizialmente felici alla sua improvvisa richiesta di una relazione aperta, alle sue frequenti notti d'arte e, infine, alla separazione attuale. L'avvocato ascoltò, facendo occasionalmente domande per raccogliere più informazioni. Quando gli dissi dei miei sospetti di infedeltà, mi chiese se avessi qualche prova. Fu allora che mi resi conto di aver bisogno di più che semplici sospetti. Avevo bisogno di prove concrete se volevo chiamarla in causa. Il suggerimento dell'avvocato mi mise su un nuovo percorso. Sembrava pensare che un investigatore privato sarebbe stato un vantaggio per il mio caso di divorzio. Sembrava drastico assumere un investigatore privato, ma così era la situazione in cui mi trovavo. Mentre uscivo dallo studio dell'avvocato quel giorno, ero determinato a scoprire la verità, a svelare qualsiasi segreto avesse nascosto. Quello che stavo per scoprire era più scioccante di quanto avessi mai potuto immaginare. C'era un certo surrealismo nell'atto di assumere un investigatore privato, come se avessi inciampato in un film noir. Ma la realtà era più strana della finzione, ed eccomi qui a fare quella telefonata. L'investigatore che ho trovato era stato capo della polizia. Quando arrivò a casa mia quel pomeriggio, la sua serietà era in netto contrasto con la soleggiata giornata texana. Ascoltò la mia storia, prese appunti e annuì nei momenti giusti. Discutemmo delle sue tariffe e gli diedi tutte le informazioni che avevo su mia moglie. I suoi ritrovi abituali, le località delle sue serate d'arte, i suoi amici. Era metodico, chiedendo dettagli sulle sue abitudini, le sue routine, persino la sua scelta di abbigliamento. Era interessato ai dettagli più piccoli e mi assicurò che manteneva la completa riservatezza. Firmai il contratto e lui se ne andò. Nei giorni successivi cercavo di concentrarmi sul mio lavoro mentre l'investigatore, presumibilmente, seguiva i movimenti di mia moglie. Era come se vivessi in un universo parallelo, dove andavo avanti con le azioni quotidiane mentre, nell'ombra, l'investigatore metteva insieme i frammenti della vita segreta di mia moglie. La telefonata dell'investigatore arrivò qualche settimana dopo. Le sue parole, concise e al punto, mi colpirono come un pugno nello stomaco. C'è prova che è stata infedele con più persone. Questo era il momento in cui i miei peggiori timori venivano confermati. L'investigatore arrivò a casa mia con una cartella piena di prove indiscutibili. Il peso della rivelazione era fisico. La mia mano si sentiva pesante mentre aprivo la cartella per rivelare le foto. Era uno spettacolo scioccante. Mia moglie, la donna con cui ero stato sposato per 10 anni, colta in momenti di intimità non solo con uno, ma con 8 uomini diversi. L'investigatore mi guidò attraverso le prove. L'aveva seguita, monitorato le sue attività e persino identificato gli uomini con cui stava. Si è scoperto che uno di loro era un vecchio collega di lavoro, qualcuno con cui aveva lavorato in passato. Il mondo piccolo sembrava deridermi. La rivelazione più sorprendente fu il suo nuovo indirizzo. Si era trasferita con questo vecchio collega, parte dello stile di vita della relazione aperta che mia moglie aveva abbracciato. Fu come uno schiaffo in faccia, una beffa della sacralità del nostro matrimonio. Ringraziai l'investigatore per il suo lavoro, la sua professionalità e gli pagai il dovuto. Mentre se ne andava, disse qualcosa che mi rimase impresso. Se fossi in te, uscirei il più velocemente possibile. Con le prove in mano, provai un misto di emozioni: rabbia, tradimento, shock e, stranamente, sollievo. Sollievo perché i miei sospetti erano stati confermati, che non ero impazzito. Era un piccolo conforto in un mare di cuori spezzati. La verità era venuta fuori. Ora era il momento per l'atto finale.
Equipaggiato con la prova indiscutibile del suo tradimento, mi avvicinai al mio avvocato. Esaminò le prove e mi consigliò di chiedere il divorzio per adulterio. Il procedimento fu messo in moto. Un mucchio di termini legali, documenti e visite in tribunale. L'avvocato di mia moglie cercò di ottenere gli alimenti, ma il giudice lo respinse, citando le prove indiscutibili dell'investigatore. La casa fu messa in vendita e, come previsto, c'era un po' di equità. Circa $50.000 ordinati di essere divisi tra noi. Dopo quello, mia moglie si ritrovò con solo la sua auto, i suoi vestiti e alcuni mobili. Io, d'altra parte, ero riuscito a salvaguardare la mia stabilità finanziaria, comprandomi una nuova casa dopo il procedimento. Una volta passato il procedimento, sentii dire che il ragazzo con cui mia moglie stava aveva finito per cacciarla. Sembra che lei abbia tradito l'uomo con cui si era trasferita. Non ha senso, erano in quella roba di relazione aperta. Alla fine, ero libero da un matrimonio che era diventato una bugia. La donna con cui avevo trascorso 10 anni era un'estranea. Mentre andavo avanti con la mia vita, portavo con me questa lezione. Avevo perso molto, ma nel processo avevo trovato la forza dentro di me e un senso di autostima che avrei portato avanti. Nonostante l'esperienza dolorosa, sapevo che ne sarei uscito più forte dall'altra parte. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!